Da oggi su BitGet puoi fare trading anche di oro, argento, indici, metalli, materie prime e forex. Il tutto usando USDT con leva fino a 500 per e con lo stesso account BitGet che usi per le cripto. In questo video sto per mostrarti come si usa questa nuova funzionalità. Andremo a vedere quali sono le commissioni, andremo a vedere passo dopo passo come si utilizza in modo pratico, con un esempio pratico di apertura e chiusura di una posizione insieme e insomma andremo a capire tutto quello che c'è da sapere. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire BitGet TradFi. E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vi voglio mostrare la guida ad una nuova funzionalità introdotta da BitGet, ovvero la possibilità di fare trading sempre sulla piattaforma di BitGet con lo stesso account, oltre che sulle cripto anche sugli strumenti tradizionali. Nello specifico potete fare trading su metalli preziosi come oro e argento, su varie materie prime come caffè, cacao, eccetera, eccetera, su indici azionari e su coppie di forex. Il tutto utilizzando USDT come valuta di base, utilizzando, ripeto, lo stesso account BitGet che usate per le cripto, così potete operare dalla stessa piattaforma sullo stesso account e, ripeto, sempre con USDT sia sulle cripto che su strumenti tradizionali e con commissioni veramente contenute e liquidità molto alta. In questo video vi spiego tutto quello che c'è da sapere a riguardo, quindi come funziona questa nuova funzionalità definita BitGet TradFi, quali sono le commissioni, come si opera ripeto, su questi mercati tradizionali tramite BitGet e un po' tutto quello appunto che c'è da sapere. Prima di iniziare vi ricordo che su BitGet è ancora attiva la promo per i nuovi utenti che regala semplicemente iscrivendovi dal link che trovate in descrizione. Non è necessario nulla, solo l'iscrizione, non servono depositi né volumi né niente. Voi vi iscrivete e immediatamente ricevete quanto segue. Un bonus di 200 USDT, una posizione regalata di 200 USDT long o short sulla cripto che volete. Questo riguarda, attenzione, cripto, non TradFi, però è un bonus per i nuovi utenti veramente importante che è ancora valido. Ce ne sono ancora 300 disponibili, quindi io ve lo condivido. Oltre a questo vi viene anche regalata una posizione sempre da 200 USDT su Spot Grid Bot, sempre sulla cripto a vostra scelta, rendimento su USDT del 10% e in prova il livello VIP2 che vi abbatte le commissioni e vi dà altri vantaggi su BitGet. Utilizzate pure, se vi interessa, il link in descrizione per ottenere tutti questi vantaggi che vi ho appena detto. Solo con la registrazione proprio non serve fare null'altro. Ora arriviamo all'argomento invece di oggi, il discorso TradFi, dove si trova innanzitutto la nuova funzionalità BitGet TradFi. Come vedete, se voi andate sul menu principale di BitGet, quindi quando voi vi loggate al vostro account, vi trovate qui. E ora vi faccio vedere come ci si arriva. Voi andate su Markets, che è un po' un elenco, vedete, di tutti i mercati disponibili. Poi vi faccio vedere anche dall'app mobile come si fa, ma adesso prima iniziamo nella versione desktop. Qui vedete che c'è un nuovo mercato che si chiama TradFi. Se voi cliccate qui, eccolo qua, vi apre, vedete, l'elenco dei mercati TradFi scambiabili, tradabili. Abbiamo i metalli, abbiamo gli indici, abbiamo il forex e abbiamo alcune materie prime, commodity. Se noi ne clicchiamo uno, ad esempio argento-dollaro, ok? Ci sono anche contro il dollaro australiano se volete, ma io apro argento-dollaro americano. Vi apro una nuova finestra, vedete, il dominio è bitgettradfi.com, dove poi si trovano tutte le operazioni su questi nuovi mercati. A me è già tutto attivo perché ho già fatto, diciamo, l'attivazione dell'account. Se è la prima volta che lo utilizzate, vi chiederà semplicemente di aprire l'account TradFi, che poi di fatto cosa vuol dire? Vuol dire
cliccare il pulsante apri account. La procedura è rapidissima perché l'account in realtà ce l'avete già, vi utilizza quello di BitGet. L'unica cosa che vi chiede è una proof of address, come ad esempio una bolletta oppure un estratto conto, questo per verificare appunto l'identità e aprirvi il vostro account, perché di fatto l'interfaccia che usate è sempre quella di BitGet, ma sotto lui vi sta aprendo un account su MetaTrader 5 che va a operare appunto sui mercati tradizionali. Quindi voi poi se sapete usare MetaTrader potete usare anche direttamente l'applicazione di MetaTrader per i pro. Se invece volete utilizzare l'interfaccia di BitGet, come vedete lo potete fare direttamente da qui, ma sotto poi l'ordine viene instradato tramite MetaTrader, ok? Quindi questo è il funzionamento ed è il motivo per cui vi chiede, diciamo, questo nuovo step di creazione dell'account, ma di fatto è appunto una formalità proprio per attivarvi l'account MetaTrader sotto al vostro account BitGet. Infatti poi vedrete che l'accesso, diciamo, all'account BitGet rimane esattamente quello. Prima, se avete visto, io ero sul mio account BitGet normale, adesso questa è la pagina principale TradFi, però io ero sul BitGet normale e ripeto, da Markets, TradFi, poi l'ho selezionato, tac, vedete che mi ha buttato subito di là senza farmi fare dei cambi account. Quindi una volta che si fa un attimino pratica con questo salto da una finestra all'altra, che all'inizio può sembrare macchinoso, ma in realtà vi ho spiegato quella che è la motivazione. Ora, da qui lo step successivo, quindi torniamo pure, ecco vabbè, qui siamo nella pagina principale, vado ad aprire un mercato qualunque, supponiamo, anzi guardate, vado direttamente, rifaccio l'operazione con voi, da Markets, TradFi, così vi faccio vedere di nuovo tutto il giro, argento, dollaro, eccoci qua. Qui abbiamo il nostro grafico, l'interfaccia che già conosciamo. Qui sulla destra vedete abbiamo il pannello degli ordini con la possibilità di andare long oppure short. Qua in mezzo abbiamo lo spread del momento che come vedete è molto basso e qua sotto un po' tutte le caratteristiche. La prima cosa da fare se si vuole operare appunto sul TradFi, vedete che qua abbiamo TradFi Assets e andare a fare il trasferimento. Come si fa ad esempio da spot a margin, da spot a futures, eccetera eccetera, c'è da fare la stessa cosa, vedete, dal vostro account BitGet Spot all'account TradFi. E potete spostare i vostri USDT che avete appunto sul vostro account BitGet. Vedete che poi è tutto sotto il medesimo account. E poi potete trasferirli indietro ovviamente quando volete. Io ad esempio ho spostato 100 USDT giusto per farvi vedere, per fare la prova insomma di questo tutorial e basta. Quindi la prima cosa è avere fondi sul TradFi account. Il TradFi account, attenzione, è separato in termini di collaterale dal vostro account trading crypto. Ok? Quindi non si può usare lo stesso collaterale in comune sia su posizioni cripto che su posizioni TradFi. Mi raccomando, questo giusto per farvi capire che sono diciamo due mondi separati, sempre all'interno di BitGet, sempre nello stesso account, ma collaterali separati e le posizioni non interferiscono tra di loro. Ora che abbiamo i nostri fondi qui, vedete, io ad esempio ho 100 USDT, possiamo andare ad aprire una posizione. Qui sulla sinistra abbiamo tutti i mercati disponibili, come vedete abbiamo oro e argento sui metalli, l'oro è scambiabile in dollari americani, euro e dollari australiani e l'argento dollari americani e dollari australiani. Attenzione, ecco, sono tutti strumenti derivati, nello specifico dei CFD. E adesso poi vi racconto tutte le commissioni, come funzionano. È uno strumento di trading, non state comprando oro fisico, state comprando appunto strumenti derivati, è a scopo di trading, ripeto, l'obiettivo è esattamente questo. Qua in alto vedete la leva, attenzione, non è modificabile, il che non vuol dire che, qua vedete 100 per sull'argento, non è che per forza di cose dovete andare all-in in leva 100 per, cioè la leva è impostata di default a 100 per, ma il size della posizione lo decidete voi ovviamente, ok? Quindi il massimo
di posizione che potete fare è il capitale che avete moltiplicato per 100 in leva 100 per, ma chiaramente non è il caso, ok? A meno che non vogliate farvi liquidare in un nanosecondo. E quindi appunto questo giusto per farvi capire, perché qualcuno si potrebbe chiedere ma come mai non posso modificare la leva? La ragione è questa: di default è impostata sulla leva massima, tu decidi semplicemente il size della posizione, ok? Da qua. Poi che cosa c'è? Metal che ti fa vedere la categoria e i vari dati di mercato, e qua vedete overnight interest long barra short. Questo è un po' come il funding nei perpetual, ma diciamo declinato su quello che è un CFD, che come sapete segue gli orari di mercato. Qua infatti ti dice anche a che ora chiude il mercato. Questo è un mercato in dollari americani, quindi tra 3 ore e 5 minuti con la chiusura del mercato americano questo mercato chiude. Se tu hai aperta una posizione nel momento in cui il mercato chiude, viene riportata il giorno dopo. Quindi il giorno dopo ti sveglierai, quando apre il mercato sarà ancora aperta, rimarrà aperta e ci sarà applicata la overnight fee. Come vedete, la overnight fee può avere un segno meno o un segno più. E dipende, tra l'altro, vedete, a volte, in questo caso ad esempio, se tu apri una posizione long e la tieni aperta di notte hai il segno meno, se lo fai con una posizione short hai il segno più. Cosa vuol dire? Se c'è il segno meno paghi una commissione. Nello specifico paghi 33,76 USDT per ogni lotto, ok? Mentre se hai aperto uno short guadagni, incassi questa commissione, 6 USDT per ogni lotto. Un lotto, adesso andiamo a vedere poi a quanto ammonta, dipende comunque dallo strumento. In ogni caso, importante la differenza rispetto a quello che conosciamo del mercato cripto: abbiamo il mercato che chiude, qui ti dice quando chiude, e la commissione overnight col segno meno la paghi tu, USDT per lotto, col segno più la incassi, sempre USDT per lotto. Quindi se hai aperto una posizione di 3 lotti pagherai 99, anzi 100, qualcosa, e se invece era una posizione short incasserai 6 per 3 18, 19,5 più o meno, ok? Questo è il funzionamento dei CFD con i loro parametri particolari. Il resto in realtà è esattamente identico al trading che già conoscete su BitGet, perché voi scegliete se operare long o short, scegliete se utilizzare un ordine market o limit. Market e limit sono le uniche due tipologie di ordine disponibile, poi ovviamente si mette anche lo stop loss e il take profit sul trade che si va ad aprire. Qua inserisci la quantità, che puoi inserirla in USDT o in lotti, ok? Vedete, questo è il senso dei lotti. E allora, se voi la inserite in lotti, vedete, il minimo ad esempio qua è 0,01 sull'argento. E però uno magari dice non so a quanto equivale. Vedi, se io scrivo 0,01, qua me lo dice, sono 5.300 USDT, ok? E sì, c'è un minimo, perché sul trading TradFi c'è un minimo di fatto, si può movimentare al minimo 0,01 lotti. Value USDT non aggira questo minimo, perché come vedete qua dice minimo ordine 5.300 variabile, perché varia il prezzo e quindi tu hai un lotto il cui prezzo varia. Un lotto credo che sia una tot quantità di argento. Ovviamente il prezzo dell'argento per unità di peso fa variare quanto vale un lotto, ok? Questo è un po' il senso. Quindi noi andiamo a, non lo so, ad esempio a mettere USDT, possiamo anche mettere multipli di quella frazione di lotto, tipo io voglio mettere 6.000 USDT, posso tranquillamente metterlo, lui mi va ad arrotondare però vedete al lotto più vicino, perché in realtà io posso movimentare solo, come vedete da qua, no, nella quantità, 0,01 o suoi multipli. Non posso dirgli ad esempio 0,012, vedete, non me lo fa mettere. Posso dire 0,02, che mi va a raddoppiare l'ordine, ok? E quindi questa è l'altra cosa da sapere, no? I vincoli sull'ammontare della posizione. Ogni strumento ha il suo minimo d'ordine, ad esempio questo è sull'argento. Andiamo a vedere oro-dollaro. Abbiamo minimo sempre 0,01 lotti, che equivale 0,01 equivale sempre a 5.090 e qualcosa USDT.
Sugli indici idem, andiamo ad esempio a prendere, che ne so io, l'S&P 500, US 500, vediamo minimo 0,1 qua lotti, che equivale a $600 però, vedete, è più piccolo l'ordine. E quindi vedete che appunto cambia, poi si può mettere 0,2, però vedete che quello è il multiplo primo, ok, che voi andate a utilizzare. E basta, quindi questo è un po' quello che c'è da sapere sugli ordini. Il discorso dei lotti è l'unica differenza, che uno magari non è abituato per l'appunto a gestire. E supponiamo quindi di voler aprire una posizione su SP 500 da 0,2 lotti long. Ok, vedete, qui mi dice il valore della posizione, il margine richiesto per mantenere attiva questa posizione. Su US 500, se vedete un margine così basso è perché la leva è 500 per, però chiaramente, cosa vuol dire questo? Che io sto aprendo una posizione da 1.400 in questo caso con 100 USDT di margine, quindi sono praticamente in leva 10 per, poco più che 10 per, e questa è la ragione per cui non uso tutto il margine, ok? Quindi ho del margine libero per altre posizioni volendo, e sto usando di fatto una leva più bassa se non apro altre posizioni. Questo è quello che dicevo prima, no? Mi raccomando, fate attenzione a questo discorso perché è importante. Non esagerate, ecco, con la leva, perché altrimenti rischia veramente di essere un disastro. Quindi ricordatevi sempre quanto effettivamente state impiegando per ogni posizione, perché altrimenti ci si confonde con anche il discorso delle leve che ci sono, ok, a disposizione. Quindi, facciamolo giusto a titolo di esempio. Vedete, poi ecco, si mette il take profit e lo stop loss. Quindi ad esempio adesso è 6.988, supponiamo di aprirla a mercato, mettiamo il take profit a 7.100 e lo stop loss a 6.960, ok? Tac. E qui mi dice, vedete, expected profit più 22, expected loss meno 5, ok? Se mi va a prendere il take profit o se mi va a prendere lo stop loss. È come va a finire la posizione, ok? Quindi proviamola, così vediamo anche la posizione aperta com'è. Qui mi fa vedere un po' tutto il recap, confermiamola. Eccola qua, l'ordine è stato aperto e come vedete qui abbiamo già la nostra situazione in tempo reale, quindi il profitto perdita non realizzato, 0,2 lotti, questo è l'entry price, questo è il prezzo attuale, credo, last price dovrebbe essere il prezzo di mercato di questo momento, non vedo che si aggiorna, quindi forse no, però dovrebbe, la logica mi direbbe quello. E futures value, questo è il controvalore, sì, infatti si aggiorna, questo è il controvalore della posizione che io sono andato ad aprire, il mio take profit e stop loss, e qua posso tranquillamente chiudere, vedete, parte della posizione o tutta. Bisogna abituarsi a ragionare in lotti qui, perché quando si opera sui CFD, sulla TradFi per l'appunto, si movimentano lotti. Quindi insomma c'è un po', ripeto, da abituarsi a questa cosa, ok? Quindi questa è un po' la situazione. Margine utilizzato 2,8 USDT, perché se lo moltiplicate per 500 che è la leva massima, meno il margine di mantenimento, insomma cioè meno una sorta di tolleranza, fa il totale che voi avete. Quindi avete disponibile ancora 96, ma fate attenzione, ecco, a non impiegare troppo margine nelle posizioni, altrimenti significa che state avendo una leva troppo alta e i rischi chiaramente aumentano. Se io tenessi aperta questa posizione durante la notte, è una posizione long, quindi pagherei 1,15 USDT per ogni lotto, che vuol dire 1,15 per 0,2, quindi 0, qualcosa per la notte. E il giorno dopo, quando riapre il mercato, avrei ancora questa posizione aperta. Ok, quindi questo è come funziona il trading TradFi.
Tutto qua, né più né meno, non ci sono, diciamo, particolarità altre al di là di quelle che abbiamo visto. La chiusura della posizione, appunto, o ti va in take profit e stop loss o la puoi chiudere tu a mano. Ad esempio qua posso dirgli flash close, qua mi dice che io sto perdendo circa 0,40 USDT, conferma, tac, me la chiude e basta. E mi ha riaccreditato, vedete, il mio bilancio con la mia perdita più le commissioni pagate, ho ancora 99,05. A proposito di commissioni, che è l'ultima cosa importante da sapere, vi faccio vedere come funzionano. Allora, le commissioni, al di là della swap fee che ve l'ho spiegata, è quella overnight, abbiamo le solite commissioni fisse. Ok, quindi sugli indici c'è la leva fino a 500, sulle commodity fino a 20, metalli preziosi fino a 500, forex fino a 500. Le commissioni sono $6 per lotto sul forex, $6 per lotto sui metalli preziosi, $3 per lotto commodity, $3 per lotto petrolio. Sugli indici sono variabili, vedete ad esempio Nikkei 0,1 per lotto, Hong Kong 50 1,5, Hong Kong Tech 0,5 per lotto e gli altri come quello che abbiamo tradato noi, quello americano, era $3 per lotto. Noi avevamo fatto 0,2 lotti, quindi abbiamo pagato 3 per 0,2 che fa 0,6 dollari per l'appunto di commissione, e quello spiega insomma quello che abbiamo visto prima, ok? Quindi il perché qua ci troviamo 99,05, abbiamo pagato 0,6 di commissione e abbiamo realizzato una perdita di 0,4 era all'incirca, no? E quindi questo è un po' il suo funzionamento e basta, questo è quanto. Tutto lì, non c'è nient'altro da sapere e gli strumenti attualmente sono quelli che vi ho mostrato, magari ne verranno aggiunti altri. Nel momento in cui volete rispostare i fondi dall'account TradFi al vostro account spot, fate trasferisci da TradFi a spot 99,05, conferma e i fondi tac vi arrivano istantaneamente sul vostro account spot e se volete potete andare a usarli per operare sulle cripto. Ok, quindi questa è un po' la novità. Vi faccio vedere rapidissimamente in un minuto dall'applicazione mobile come si arriva a TradFi, così poi abbiamo la panoramica completa. Eccoci, allora ho appena aperto l'app di BitGet, quindi questa è la home page dell'app di BitGet una volta che fate il login. E qua si segue un po' lo stesso percorso, quindi avevamo visto, no, che andavamo su markets e anche qua vedete c'è mercati, quindi andiamo a tappare qua sotto mercati e come vedete, adesso me lo ha già selezionato, di default venite spediti sulla panoramica, ma se voi qua in alto vedete, scorrete e andate tutto a destra c'è TradFi. E di nuovo, se dovete ancora aprire l'account ve lo fa aprire e tutto, io vi consiglio di farlo da desktop, l'apertura che è più comoda, che c'è da insomma caricare i dati e tutto. Però poi da qui vedete TradFi, qui avete i vostri mercati, vedete HK50 chiuso perché a Hong Kong i mercati sono chiusi, e metalli supponiamo argento dollaro, tac, eccoci qua di nuovo. Parte sto grafico senza senso, vedete che abbiamo di nuovo qua sotto la quotazione, tutti i dati che abbiamo visto prima, cliccate fai trading ed eccoci sulla schermata per operare. Saldo disponibile mi dice 0 perché abbiamo appena trasferito di là, se facciamo trasferisci da spot a TradFi, di nuovo i nostri 99,05 ce li riportiamo di qua. Eccoli, 99,05, quindi acquista e vendi, long o short, a mercato o limite, vedete valore maggiore di 5.300 perché c'è il solito discorso dei lotti, take profit e stop loss e poi si apre l'ordine, ragazzi, è tutto qui letteralmente, ok? Non c'è nient'altro a sapere, menu a tendina per vedere gli altri mercati disponibili. E basta, qua sotto potete riaprire il grafico se vi interessa
e poi tirarlo di nuovo giù, tac, qua a destra cosa abbiamo? Informazioni sul mercato, se vi interessa vedete il tasso di swap per l'overnight, tutti i dati insomma di questo mercato e basta, non c'è veramente nient'altro da sapere, ok? Quindi questo è come si utilizza dall'app. Io ragazzi vi ricordo, vi lascio in descrizione il link se vi interessa per registrarvi a BitGet se non avete un account con i bonus che vi ho detto prima, quindi $400 di posizioni regalate più altri benefit da VIP 2 e se avete altre domande mi raccomando fatemelo sapere. Grazie per l'attenzione e alla prossima.